Ciao a tutti, oggi parliamo dell'osteopatia cranio-mandibolare, una patologia dello sviluppo che colpisce soprattutto alcune razze, soprattutto alcuni terrier, come per esempio il West Highland White Terrier, lo Scottish Terrier, il Cairn Terrier e il Boston Terrier. In generale, quindi, si pensa che ci sia una predisposizione genetica a questa patologia, anche se in realtà può colpire anche altre razze. È una patologia dello sviluppo, nel senso che colpisce fondamentalmente i cani, i cuccioli in crescita, e di solito cosa vediamo con questa patologia? Vediamo una tumefazione a livello della regione mandibolare, della regione temporale, articolazione temporomandibolare, quindi anche bolla timpanica e l'osso petroso. Di solito colpisce i cuccioli dai 3 agli 8 mesi ed è una patologia che tendenzialmente va in regressione verso l'anno di età. In alcuni casi alcuni cuccioli possono comunque avere i segni clinici e radiografici della patologia anche dopo l'anno d'età. Di solito questa tumefazione cosa crea chiaramente al cane? Crea fondamentalmente dolore, difficoltà all'apertura della mandibola, disfagia, perdita di saliva. Quindi in un cucciolo in crescita chiaramente potete pensare al problema di alimentarsi in modo corretto. Quindi generalmente la diagnosi è radiografica, si vede un ispessimento di tutta questa zona temporomandibolare, a volte anche della volta cranica. Generalmente la diagnosi è radiografica in queste razze, le lesioni possono essere asimmetriche, anche se tendenzialmente sono comunque bilaterali. In queste razze tendenzialmente la diagnosi è radiografica, l'esame istologico magari è consigliato in quelle razze magari che non fanno parte dei terrier, per verificare ovviamente che si tratti di questo tipo di patologia. Generalmente qual è il trattamento? Abbiamo detto che è una patologia che va in regressione, quindi spesso va gestito il dolore in modo tale da permettere l'alimentazione durante la fase di crescita di questi cuccioli. Di solito, ripeto, va in regressione. In alcuni casi, alcuni segni clinici, come per esempio difficoltà alla disfagia, può rimanere, quindi chiaramente esserci poi anche per il resto della vita. Tendenzialmente è una patologia, ripeto, che dopo l'anno d'età va in regressione, quindi si cerca di gestire la fase fondamentalmente in cui questa è presente e che dà ovviamente dolore, difficoltà ad alimentarsi e difficoltà all'apertura della mandibola. Si presenta con una tumefazione fondamentalmente a livello mandibolare. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti e al prossimo video.